Benvenuti alla prima puntata di Learn 2D Animation. Impariamo l'animazione bidimensionale. Qui è il canale Euterpe sono Renato e questa è la prima puntata di una lunga serie dedicata all'apprendimento e all'esplorazione del mondo dell'animazione bidimensionale. Perché ho scelto Scratch, che è questa app gratuita del MIT, di un'università americana. E l'ho scelta perché ho seguito, dico la verità, un consiglio di ChatGPT. Mi è sembrata una cosa appropriata, molto sensata, iniziare da questa app che è vero che produce animazioni bidimensionali, ma le produce imparando, applicando le regole basic, diciamo proprio basic dell'animazione, della programmazione. Bisogna imparare a programmare per fare animazione 2D, non è obbligatorio, ma dall'esperienza adesso che ho accumulato direi che è consigliabile. Ecco, non obbligatorio ma consigliabile. Detto questo, c'è una specificazione da fare prima di andare avanti, che il programma chiamato Scratch, quello che andremo a vedere qua nelle prossime puntate, non è un programma di produzione, non è un'app che produce dei video, ma è un'app propedeutica, cioè usandola impari i principi della programmazione applicata all'animazione bidimensionale. Bene, questo andava detto prima di tutte le altre cose. E ora passiamo a vedere Scratch. Detto questo, andiamo a cercare Scratch su internet. Scriviamo nel motore di ricerca Scratch con la TCH finale, troviamo quasi subito, praticamente la prima voce è il sito giusto, dove vedete Scratch MIT, che è il nome dell'università che è dove è stato creato. Ci clicchiamo sopra. E questa è la pagina home che trovate, dove è possibile fare due cose: creare un account. Chiederete, ma perché devo creare un account? Non è obbligatorio, però vi consiglio di farlo, tanto è gratuito, perché così potete salvare in internet i file che create con Scratch, in modo che potete scaricarli e usarli anche su altri computer in qualsiasi luogo dove ci sia internet collegata. In questo caso se cliccate sopra troverete la schermata tradizionale dove dovete inserire il vostro username e la vostra password che sceglierete. In questo caso entriamo con il mio account e iniziamo a guardare un po' l'interfaccia principale di Scratch. Si va su Crea qui e in giro di pochi secondi vi apre l'interfaccia principale dell'app. Ora qui mi fermo con la versione online perché volevo solo farvi vedere che potete, quando create un progetto, se andate sul menu in alto a destra troverete la voce Le mie cose. Le mie cose è dove salverete gratis sempre i vostri progetti di Scratch, così potete riaprirli e anche scaricarli sul computer. Adesso passiamo però per il corso, non è un corso, per il first look su Scratch passiamo all'interfaccia stabile, quella fissa sul computer. Eccoci qua.
Specifico che per installazione fissa intendevo che si può scaricare l'eseguibile di installazione e installare come qualsiasi altro programma. Tutto qua. Quindi ora per tutto il corso, da adesso in poi, usiamo per mia comodità l'installazione fissa, l'installazione sul computer, l'installazione desktop, come qualcuno la chiama. Bene, andiamo a vedere le varie aree del programma. Allora, l'area che vedete qui al centro, tutta bianca, si chiama area di lavoro ed è qua al centro. E qua a sinistra invece vedete la sezione di dove ci sono i moduli. Questi moduli sono divisi per famiglie. Che cos'è un modulo? È molto difficile per me spiegarlo concettualmente e verbalmente. Diciamo che è un qualcosa che tu trascini sull'area di lavoro e per esempio qua vediamo che c'è scritto fai 10 passi. Ovviamente l'obiettivo è animare, far fare qualcosa al personaggio che c'è qui sulla destra. Questa area qua di destra si chiama stage. Proprio usiamo gli stessi termini che usano gli americani che l'hanno creato, così non li voglio tradurre in italiano apposta. Stage, ed è il posto di dove andiamo, dove si risulta quello che facciamo qua sull'area di lavoro. Qua l'area di lavoro è dove si programma, dove si mettono insieme le istruzioni e il risultato lo vediamo qua nello stage. I personaggi in questo programma si chiamano sprite, come la bibita, solo con la S finale, al plurale, sprite. Questi si chiamano blocchi o block. Sono, come dicevo, divisi per famiglie e la prima famiglia riguarda movimento. Ovviamente il programma è facilitato per noi perché è stato tradotto tutto in italiano già anni fa. Poi c'è aspetto, suoni, situazioni, eccetera, eccetera, cose che andremo a vedere man mano che progrediamo in questa serie. Ora andiamo a vedere il blocco, forse il blocco più importante, che è nella famiglia situazioni e si chiama quando si clicca su bandierina verde. La bandierina verde in questione è questa. Perché è importante? Perché cliccando sulla bandierina verde diamo il via a quello che noi abbiamo programmato. Quindi diamo il via se, diciamo, per esempio al micetto abbiamo messo il blocco fai 10 passi. Dov'è? Eccolo qui. Cliccando sulla bandierina verde lui si muoverà di 10 passi. È giunto il momento di fare un'altra scoperta importante. Il programma Scratch per passi intende pixel e un pixel è l'unità di misura minima in uno schermo, per esempio, che può essere LCD come questo o come anche il vostro. Quindi quando noi clicchiamo sulla bandierina verde qua vedremo un movimento proprio piccolissimo perché si è spostato non di 10 passi come pensavo io quando ho usato il programma la prima volta, ma si è spostato di 10 pixel. Nonostante questo noi possiamo scrivere qua 100 passi per esempio e vediamo un movimento più accentuato, ovviamente più largo, perché è 10 volte 10 pixel, quindi si è spostato di 10 pixel. Ovviamente noi col mouse col puntatore possiamo riportarlo in un punto qualsiasi dello stage, attenzione a non andare fuori, e rifacciamo di nuovo l'esperimento. Ecco qua. Quindi in questo piccolo minimo esempio abbiamo visto che possiamo cambiare i valori dei blocchi, ovviamente dei blocchi dove prevedono che ci sia un valore. Ma andiamo a vedere un'altra evenienza. Come possiamo prevenire che il micetto esca fuori dallo stage?
c'è un trucco, perché è un esempio abbastanza banale, ma il trucco c'è. Altre precisazioni. Questo riquadro qui riguarda le opzioni che si possono applicare al personaggio che è selezionato. In questo caso abbiamo solo un personaggio ed è il micetto. Lo stage è diviso in coordinate cartesiane. Spero di non confondere le idee con questo termine, ma insomma si impara alle elementari, credo che ce l'abbiamo un po' tutti quanti. Cosa vuol dire? Che c'è X è lo spostamento alle linee orizzontale e Y è la dimensione verticale. Quando noi scriviamo qua 0 X e 0 Y è al centro dello stage. Queste sono le coordinate 0, 0 è il centro dello stage. Quindi se io sposto il micetto indietro, vedete che qua è cambiato in meno 141. Lo volessi portare esattamente al centro, scrivo 0 qui e 0 qui e do invio. Oppure faccio clic. Altra cosa che davo per scontata, ma bisogna dirla, è che i blocchi funzionano solo se sono contigui, perché c'è il magnetismo nel programma, nel senso che io non è che devo stare lì al millimetro. Quando vedete che spunta l'ombra grigia sono a posto, però per funzionare, vedete, se io adesso clicco sulla bandierina verde, lui mi fa i 100 passi, ma non mi fa questa istruzione qua. Quindi deve essere contiguo, deve essere collegato direttamente. Questa è una regola che vale per tutti i blocchi di tutto il programma. Bene, per prevenire che il micetto vada fuori dal nostro stage, mettiamo il blocco vai a X e Y. In questo caso ho carpito le coordinate che volevo da qua e le ho copiate qui, nel senso che adesso il gattino si trova esattamente a 183 e a 0y, meno 183. Ovviamente se io lo sposto le coordinate cambiano qua, ma non qua, perché questo è quello che noi vogliamo fare al micetto. E se noi clicchiamo adesso che l'ho spostato manualmente qua, se noi clicchiamo la bandierina verde, cosa succederà secondo voi? Che va esattamente a queste coordinate qua. Se clicchiamo un'altra volta la bandierina non succede nulla. Questo perché? Perché in queste istruzioni qua non c'è un tempo di attesa, ma lui le fa alla velocità massima del computer. Quindi in realtà lui si muove di 100 passi, però torna subito all'origine perché ha questa istruzione qua. Ma le fa tutte di seguito queste istruzioni. Facendole tutte di seguito tu puoi cliccare quante volte vuoi sulla bandierina verde, ma non vedi nessun spostamento. Ora proviamo a fare un piccolo esperimento. Cambiamo l'ordine dei blocchi. Quello che era terzo lo mettiamo come secondo e quello che era secondo lo mettiamo come terzo. Vediamo cosa succede quando clicco sulla bandierina verde. Si è spostato di 100 e ora succede come prima, perché seguendo l'ordine istantaneo dei comandi lui non si muove, perché noi non riusciamo a vedere il movimento perché è troppo veloce. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo immaginare che ci sia un blocco che dica che dopo che lui si è spostato di tot passi aspetti 2 secondi prima di ritornare o di fare di nuovo un'altra azione. Quindi andiamo a conoscere il blocco attendi della famiglia controllo e lo infiliamo in mezzo ai 2 blu. Qua mettiamo, invece di 1 secondo, mettiamo 3 secondi. Vediamo cosa succede quando andiamo a cliccare la bandierina verde.
Bene, allora capiamo bene cosa è successo. Clicchiamo di nuovo la bandierina verde, 1, 2, 3 e torna di nuovo qua. Allora, quando clicchiamo la bandierina verde, lui va alla posizione iniziale che gli abbiamo comandato, questa, aspetta 3 secondi e dopo fa 100 passi. Altra regola di sintassi di questa app è come facciamo a fare sparire, cancellare un blocco. Ci sono due metodi, uno clic destro e clicchiamo su cancella questo blocco e l'altro è trascinare il blocco dove l'abbiamo preso, più o meno, dopo si mette a posto lui da solo. Ora noi possiamo vedere che quando clicchiamo sulla bandierina verde i movimenti del micetto sono molto bruschi, molto istantanei, e se volessimo renderli più dolci, più lenti, più diciamo human, più umani, animaleschi, c'è il sistema. Usiamo il blocco scivola, in inglese glide, to glide il verbo. E nel caso specifico andiamo a prendere questo blocco qui che ci dice scivola in tot secondi alla posizione XY che dovremo decidere. Quindi quale blocco andiamo a sostituire di questi? Questo qui, fai 100 passi. Lo mettiamo da parte o lo cancelliamo? Lo cancelliamo e questo lo mettiamo qui sotto. Snap, in americano è snap, vuol dire incastrare, attaccare al modulo. Bene, allora quanti secondi vogliamo che duri questa passeggiata del micetto? Io dico ancora facciamo 4 secondi, facciamola una cosa lunga. Ma dove andrà a finire? Gli facciamo fare lo stesso percorso di prima, quindi mettiamo che meno 100, no, 100 in questo caso, positivo, 100 perché se metto meno 100 andrà fuori di qua. Invece io voglio che lui faccia una passeggiatina di 100 pixel e torni alla casa, torni al punto di partenza. Vediamo un po'. Clicchiamo sul verde, vediamo cosa abbiamo combinato. Come potete vedere ci siamo riusciti. Ora per far tornare il micetto al punto di partenza potremmo mettere un altro blocco, per esempio uguale a questo, duplica, che mi torni in questo caso a meno 100. Mentre invece noi vogliamo vedere un glide, un scivola. Però abbiamo fatto la mossa giusta perché duplicandolo abbiamo duplicato anche il valore 4 secondi. Quindi per cui ogni volta che noi premeremo la cosa, la bandierina verde, lui tornerà al punto di partenza che è qui, aspetterà 3 secondi, dopo in 4 secondi gli farà fare 100 e dopo in altri 4 secondi gli farà fare meno 100 e si ritroverà qui. Se noi volessimo fare una cosa un po' più, diciamo, complicatina, ma neanche più di tanto, scriviamo meno 183, che è lo stesso valore, questo meno 183 è lo stesso valore che troviamo qui all'inizio. Quindi clicchiamo sulla bandierina verde, vediamo che aspetta 3 secondi, si fa i suoi 100 pixel o 100 passi se volete,
torna indietro sempre lentamente impiegandoci 4 secondi, ma torna a meno 183x. Aggiungiamo un'altra idea, e se volessimo far dire hello, ciao al gatto, c'è un blocco che lo fa fare? Sì. Andiamo sul blocco aspetto e c'è il blocchetto qua al secondo che dice dire ciao. Lo mettiamo qui al secondo posto. E tra l'altro non ho accennato a una delle regole dell'app più importanti che davo per scontato, ma bisogna dirla: le istruzioni vengono eseguite dall'alto verso il basso, così, non dal basso verso l'alto, quindi è una cosa che sembra banale, ma è meglio specificarla. Vediamo a questo punto con il ciao cosa succede. Vedete che c'è spuntato una bubble, un call out, non so come si chiama nel linguaggio fumettistico italiano, una nuvoletta con la scritta ciao che segue il micetto senza dare altre istruzioni qua al programma. Proviamo di nuovo. Benissimo. Ancora aggiungiamo un'altra idea, e se volessimo far cambiare da ciao, a un certo punto gli facciamo dire ci vediamo presto. Dobbiamo sempre usare il blocchetto dire e qui scriviamo ci vediamo presto. Ci mettiamo qui un punto interrogativo, vai. Vediamo adesso con la bandierina verde cosa succede. 3 secondi, si fa la sua passeggiatina di 100 pixel, torna indietro, sono più di 100 della verità, sono 183, e alla fine vediamo che è spuntato ci vediamo presto, solo alla fine però, no? Vedete, si porta il ciao lungo tutta la catena dei moduli, dei blocchi, e alla fine, solo alla fine, cambia e ci vediamo presto. Ma se noi volessimo solo far parlare il micetto per un determinato tempo, solo per pochi secondi, c'è un modulo apposito? Sì, che è il modulo dire per tot secondi. Quindi andiamo a cancellare questi moduli qui e sostituiamo con questo. Qua ci scriviamo lo stesso di prima, ci vediamo presto, e lo mettiamo per 2 secondi, sì, lasciamo 2 secondi. Idem qua, duplica, questo duplica qui torniamo a mettere ciao e vediamo un po' cosa abbiamo ottenuto. Ed ecco qua che le bubble appaiono solo per 2 secondi, sia ciao all'inizio che ci vediamo presto alla fine. Ora decidiamo che alla fine di tutta la scenetta noi vogliamo che il micetto sparisca. C'è un modulo apposito? Un blocco apposito? Sì, è il modulo sotto la famiglia aspetto, è il modulo, il blocco nascondi. Vediamo cosa succede. 2 secondi.
torna al suo posto e sparisce. Opla! E adesso come facciamo a farlo comparire? Ora vediamo che se andiamo a cliccare di nuovo sulla bandierina non succede nulla, non vediamo più il micetto. Questo perché l'ultimo comando è nascondi. Quindi come risolvere questa cosa? Lo risolviamo col blocco mostra, show in inglese. E dove lo mettiamo precisamente? Ma proviamo a metterlo qua come a secondo posto. Faccio notare che tutte queste operazioni che abbiamo fatto in questa puntata c'era selezionato qui nel riquadro delle opzioni, c'era selezionato un personaggio solo, il nostro micetto. Quindi faranno riferimento sempre a questo personaggio, perché ovviamente su Scratch si possono mettere più personaggi e fare delle vere e proprie storie. Bene, andiamo a vedere adesso se clicchiamo sul verde cosa succede. È ricomparso il nostro micetto proprio grazie al blocco mostra. Ha detto ciao per 2 secondi, è andato in un determinato punto, ha aspettato 3 secondi, eccetera, eccetera. Come ultima cosa per questa puntata voglio mettere in evidenza come sia possibile creare delle nuove situazioni semplicemente spostando l'ordine dei blocchi. E questo, come avete capito, i blocchi sono un po' il cuore di questa app e nonostante ne abbiamo visti pochissimi in questa puntata, vedete che ce ne sono penso quasi un centinaio, sì, giù di lì. Quindi per questa puntata chiudiamo qui. Spero che vi sia piaciuto, che vi piaccia Scratch, lo andremo a vedere ancora per qualche puntata e dopo ritorneremo sul filone sempre Learn 2D Animation. Vi ringrazio di aver visto questo video fin qua, un abbraccio, a presto!